Salve amici e bentornati sul canale Charlie. Oggi voglio parlarvi di un dispositivo molto interessante di domotica che renderà smart la vostra vecchia serratura. Dispositivo in questione, eccolo qui, SwitchBot nella versione Pro, quindi ultima versione di questo dispositivo. Se installiamo questo dispositivo sulla nostra vecchia porta, l'installazione non richiede nessun tecnico, è molto veloce, basta seguire i semplici passi. Potremo aprire la nostra serratura in ben 15 modi differenti, perché possiamo anche associare questo tastierino numerico che ci permetterà appunto di aprire la porta sia con un codice segreto o con la nostra impronta digitale o con una card NFC, e addirittura potremo associare anche questo switch della Mater, quindi in questo caso potremo aprire da remoto la nostra porta. Questa cosa è molto interessante sia per gestire la nostra porta, ma anche se avete un bed and breakfast, quindi per gestire tutti quanti gli accessi. Ora andiamo molto velocemente a vedere cosa contengono le scatole e vediamo subito come funziona. Partiamo! Iniziamo dalla serratura. Sulla scatola c'è scritto ben poco, ma devo dire molto bella ed elegante. Cosa troviamo al suo interno? Troviamo, questo è il dispositivo che va attaccato sulla nostra porta e tutti gli accessori di montaggio che poi andremo a vedere. Intanto li tiriamo fuori tutti quanti. Allora, magnete da attaccare sulla porta, poi vi faccio vedere anche a che cosa serve. Qui abbiamo una fascia adesiva, qui abbiamo il libretto delle istruzioni, due chiavi brucole, varie vitarelle e poi non abbiamo nient'altro. Vediamo in quest'altra scatola cosa abbiamo. Abbiamo due piastre con relativa banda adesiva, una, due, qui abbiamo la banda adesiva, ok, perché abbiamo vari adattatori. Adesso cerchiamo di capire come funziona. Naturalmente va installato nella parte interna della nostra abitazione. Qui abbiamo questo pomello che possiamo girare a mano. Questo pomello fa girare anche il motore. Qui va inserita la testa della nostra chiave in questo modo, ma se abbiamo una porta senza chiave ma con il pomello, qui andrà inserito il pomello. E per il pomello, in base ai vari pomelli appunto che possiamo trovare sulla nostra porta, abbiamo tutti questi adattatori. Quindi se dovessimo avere una porta con all'interno il pomello, abbiamo tutti questi adattatori. Se invece abbiamo la chiave va inserita direttamente qui dentro. Poi, queste sono le due placche che vanno montate, diciamo, sulla nostra porta in base al tipo di serratura che abbiamo. Se prendiamo il libretto delle istruzioni, qui è riportato tutto quanto, quello che dobbiamo fare. Qui abbiamo il QR code per scaricare anche l'applicazione e naturalmente qui ci vengono illustrate tutte quante le serrature compatibili e come dobbiamo comportarci. La cosa che vi consiglio prima di acquistare il dispositivo è di verificare sul sito del produttore se effettivamente la vostra serratura è compatibile. Nella descrizione del video vi lascio il link diretto per andare a verificare questa compatibilità. Così in pochi semplici passi scoprirete se la vostra serratura è compatibile. Andiamo avanti. Quindi una volta che abbiamo fissato la piastra alla nostra serratura, qui abbiamo due tipi di piastre, B e A. Questa praticamente è adesiva e serve se la nostra serratura sporge poco. Se invece la nostra serratura sporge un po' di più, possiamo utilizzare la piastra A e qui possiamo andare ad avvitare dei grani direttamente alla serratura. Quindi poi il nostro dispositivo va montato in questo modo, così, qui va avvitato e poi sarà il motore che andrà a girare in maniera automatica o la chiave o il pomello. Vi faccio vedere qui davanti abbiamo il pacco batterie, si apre in questo modo lo sportellino, abbiamo due magneti. Allora, si tirano giù le due levette e questo è il pacco batterie che ci viene fornito. Ci vengono fornite 4 batterie stilo AA. Con questo tipo di batterie il dispositivo avrà un'autonomia di circa 6-9 mesi. Se volessimo aumentare l'autonomia possiamo acquistare sul sito un pacco di batterie ricaricabili. Allora, rimontiamo il pacco batterie. Qui abbiamo la linguetta da tirare dopo per attivare le batterie. Adesso richiudiamo il tutto. La cosa importante da dire su questo motore, che è il modello nuovo, è molto più potente rispetto al precedente perché la velocità è aumentata del 43% e ha una coppia di 19 kg per centimetro quadro. Questo significa che è in grado di aprire, quindi anche di girare quelle serrature che sono un pochettino dure o che sono montate su quelle porte blindate molto pesanti. Ora, prima di andare ad aprire tutte le altre scatole, andiamo subito a vedere come si installa sulla porta. Per prima cosa procediamo togliendo le due placche. In questo caso ho tolto le due placche perché la piastra del dispositivo si sovrappone alla placca della porta.
Vediamo quale utilizzare. B è quella che si incolla, ma questa già vedo che non va bene, quindi quella che io utilizzerò è la A. Quindi piastra A che poi va avvitata con questi grani direttamente alla serratura. Vediamo come si procede. Per il momento ho avvitato i 3 grani intorno alla serratura ma non ho messo l'adesivo. Questa è una prova per capire intanto se funziona. Quindi adesso, una volta che comunque la staffa è ben salda, ma poi con l'adesivo sarà ancora meglio, andiamo a mettere la chiave direttamente all'interno della serratura e andiamo a mettere il dispositivo. In questo modo. Passo successivo, fissiamo il dispositivo alla sua piastra avvitando 4 brugole. Una volta fissato possiamo fare subito la prova manuale. Sì, effettivamente chiude. 1 e 2 e apre. Ora scarichiamo l'applicazione e vediamo come associarlo. Una volta che abbiamo scaricato l'applicazione, inquadrando il QR code, naturalmente compatibile sia con dispositivi Android che con dispositivi Apple, dobbiamo creare un account. Una volta che abbiamo creato l'account, vado a togliere la linguetta di protezione. Il dispositivo si accende e inizia a suonare. Allora, l'applicazione l'ho scaricata, casa, vai e aggiungi. Già l'ha trovata, eccola qui, Lock Pro. Quindi la selezioniamo, qui mi dice quello che devo fare, quindi questo già l'ho fatto, connetti, connessione al dispositivo. Dobbiamo fare un aggiornamento, quindi lo facciamo subito, così ce lo togliamo. Ok, 100%, perfetto. Ok, nome, qui mettiamo un nome, mettiamo porta di casa per dire, porta di casa, scegliamo una stanza salone, ok, prossimo, aggiunta con successo, chiudi la porta, ruota il pollice lock nella posizione in cui il dispositivo blocca la porta, poi tocca avanti. Ok, quindi andiamo a chiudere la porta. Ok, prossimo. Allora, qui mi dice se effettivamente all'esterno ho la chiave o una maniglia. Io ho la chiave, quindi metto serratura notturna, perché poi faccio vedere che lui tiene aperto anche lo scrocco. Quindi prossimo. Allora, qui dice tieni la porta chiusa, ruota il pollice sinistro fino a quando la porta non sia completamente sbloccata. Ok, così è completamente sbloccata, perfetto, prossimo, apri la porta e blocca manualmente il dispositivo. Il magnete serve così per fargli capire che effettivamente la porta è aperta, lo mettiamo qui. Andiamo avanti con la procedura, mi dice allora, apri la porta e blocca manualmente il dispositivo. Ok, prossimo. In automatico sta aprendo. E come possiamo vedere ha aperto anche lo scrocco. Prova di bloccaggio. Chiusa, finito. Allora adesso quindi naturalmente posso aprirla sia manualmente o premendo il bottone e lei si apre e vi faccio vedere apre anche lo scrocco. Quindi adesso la chiudiamo. Io posso anche chiuderla direttamente da qui. Qui dall'applicazione possiamo vedere il livello della batteria, 100%, quando la batteria si andrà a scaricare comunque riceveremo delle notifiche e la versione del firmware. Ora vado a prendere gli altri due dispositivi e vediamo come si configurano. Eccomi qui, sono tornato, ho preso sia la tastiera, questa tastiera è impermeabile, mi consente di aprire la porta o di chiuderla sia tramite un codice o con l'impronta digitale o tramite una card NFC e ho preso lo switch, questo serve per rendere la porta completamente wifi, quindi per aprirla anche da remoto. Vi faccio vedere l'applicazione, eccola qui, adesso io clicco e faccio su serratura, in automatico si va a chiudere. Bloccaggio, se faccio bloccato, sbloccare, si sblocca. Adesso apriamo molto velocemente
intanto che lui si sblocca la tastiera. Allora, questa è la tastiera, devo dire molto molto carina, vi ricordo impermeabile, e qui abbiamo naturalmente tutti gli accessori per andarla ad installare. Ci vengono fornite le due batterie CR1, 2 e 3 da 3 volte per alimentarla, e possiamo scegliere se utilizzare la staffa metallica o se attaccarla con un biadesivo. Apriamo qui dietro lo sportellino e andiamo ad inserire le due batterie. La cosa bella di questo dispositivo è che configurarlo e installarlo è veramente semplice. Adesso, sempre da applicazione, andiamo a vedere come si configura. Andiamo sul più per aggiungere e facciamo aggiungi dispositivo. Che cosa vogliamo aggiungere? Qui posso scegliere naturalmente tutte le cose che posso aggiungere, e io in questo caso voglio aggiungere un keypad touch, eccolo qui sotto. Mi dice di tenere premuto questi due tasti, prossimo, andiamo avanti, vediamo che succede. A nome della tastiera, tastiera intelligente, lasciamo tutto così, prossimo. Porta di casa, qui mi dice dove associarla, naturalmente alla porta di casa è il nome che gli ho dato prima. Mi dice di avvicinare sia il telefono che la tastiera alla serratura. Mi dice di mettere questo codice di prova, quindi mettiamo 8865356 e premiamo ok. Prossimo, 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 fine. Ok, abbiamo visto quanto è stato semplice aggiungere la tastiera, quindi vediamo come funziona. Per prima cosa andiamo ad aggiungere un codice di accesso permanente. Mettiamo 1, 2, 3, 4, tranquillamente, 5, 6, quindi deve essere di 6 cifre, prossimo, salva come codice permanente 1, fine. Quindi partiamo con il codice permanente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e apri. La porta già è aperta. Se voglio chiuderla, premo direttamente il tasto del lucchetto e si va a chiudere. Veramente molto molto veloce. 1, 2 mandate. Quindi codice di accesso, così è più credibile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Devo dire è veramente molto molto veloce. Adesso vado ad impostare l'impronta digitale permanente, inizia ad aggiungere, quindi mi dice di appoggiare il dito una seconda volta, una terza volta, scansione per la quarta volta sempre del dito, ok, salva, fine. Quindi allora, chiudiamo premendo il lucchetto. Dito e si apre. Avete visto che veramente la configurazione è semplicissima e devo dire funziona veramente molto bene. Adesso, sempre nella scatola, abbiamo anche questa card che è una card NFC, quindi possiamo anche configurare questa. La andiamo a fare subito, quindi da applicazione facciamo card NFC, aggiungiamo una card permanente, mi dice di passarla sopra al dispositivo. Cosa mi dice? Riprova. Ok, salva, fine. Quindi anche con la card posso aprire la porta, quindi veramente la possiamo aprire in tantissimi modi. Naturalmente tutto quello che vi sto facendo vedere è per un'apertura locale, perché il dispositivo dialoga tramite il telefono con il Bluetooth, anche tramite la tastiera con il Bluetooth, quindi è tutta una cosa locale. Questo per farvi capire che anche se non avete internet a casa, non avete il wifi, potete tranquillamente utilizzare questa serratura, sia con il telefono quando siete di fronte alla porta, quindi a una decina di metri, ossia con la tastiera naturalmente che va installata all'esterno. Ora andiamo a vedere come si configura la parte wifi. Ed eccolo qui l'hub mini della SwitchBot. Grazie a questo dispositivo renderemo wifi la nostra serratura e potremo andare a gestire tutti i dispositivi che si trovano nella stanza che sono a infrarossi.
quindi per dire un televisore, un condizionatore. Ora vediamo cosa c'è all'interno della scatola. All'interno della scatola troviamo cavo per andarlo ad alimentare e questo è il dispositivo. Guardate quanto è piccolino, qui dietro abbiamo anche la possibilità di attaccarlo al muro e quindi si alimenta con questo cavo USB di tipo A, USB tipo C. Qui sopra abbiamo il tastino per andarlo a configurare. Alimentato, qui abbiamo un LED che lampeggia, quindi stessa cosa, prendiamo il telefono, andiamo sempre su più, aggiungi un dispositivo, eccolo qui, clicchiamo su Hub Mini, qui mi dice allora premi a lungo il pulsante sulla parte superiore, qui abbiamo un pulsantino per 3 secondi, 1, 2, 3, prossimo, qui dobbiamo mettere il nome della mia rete wifi, supporta solo il 2.4 GHz, quindi adesso andiamo a mettere la password, prossimo, ok, salva password, qui lasciamo il nome, va benissimo questo, ok, quindi il mini hub è collegato. Allora, qui è stato trovato un hub, imposta ora, impostiamo i servizi cloud. Grazie a questo hub abbiamo trasformato questa vecchia serratura in una serratura che può essere aperta in 15 modi differenti. Ora vediamo come funziona con Apple Watch. Allora, ci spostiamo sull'applicazione SwitchBot, ci dice che in questo momento la porta è aperta, quindi effettivamente non è chiusa, quindi vado a cliccare, c'è il disegnino del lucchetto, clicco, mi dice che si sta chiudendo. Ed effettivamente, come possiamo vedere, si sta chiudendo. E mi dice che la porta è chiusa, quindi disegno del lucchetto chiuso. Riclicco, sempre da Apple Watch, e si sta aprendo. Aperta. Prima di arrivare alle conclusioni voglio darvi le ultime due informazioni. Partiamo dalla prima. D'applicazione leggiamo sblocco di emergenza, molto importante perché se ignoriamo tutte quante le notifiche delle batterie scariche, quindi non sostituiamo le batterie e ci troviamo fuori di casa con le batterie completamente scariche, attivando lo sblocco di emergenza avremo una carica aggiuntiva che sta all'interno del dispositivo. Non so se è un condensatore o una batteria tampone, comunque questa carica aggiuntiva ci dà la possibilità di aprire la porta e di entrare dentro casa. Quindi la trovo veramente un'ottima invenzione. Passiamo alla seconda cosa. Se la tastiera viene rimossa dalla sua basetta, va in allarme e riceviamo sia una mail che subito una notifica che ci dice appunto che la basetta è stata rimossa. Per far rientrare l'allarme 1, 2, 3, 4, 5 e 6, il mio codice segreto, e l'allarme rientra. Bene amici, eccoci giunti alle conclusioni. Sono veramente felice di aver testato questo dispositivo perché ha superato le mie aspettative. Funziona molto bene, l'applicazione è sempre reattiva e precisa come le notifiche, si installa come abbiamo visto in pochi semplici passi, non serve nessun tecnico e anche la configurazione è molto semplice. Abbiamo visto che è possibile aprire la nostra porta con 15 sistemi differenti, sicuramente lo consiglio a chi ha un'attività, quindi a chi ha bisogno di tenere sotto controllo gli accessi o chi per dire deve dare dei codici momentanei. Quindi devo dire che funziona bene, abbiamo visto anche sia con la card NFC sia con il tastierino, quindi un ottimo prodotto. Non vi ho fatto vedere ancora una cosa. Alexa, chiudi porta di casa. Blocco in corso, attendi. Il dispositivo porta di casa è bloccato. Quindi abbiamo visto che anche con l'assistente vocale funziona veramente bene. Amici, il video termina qui. Come sempre, se avete delle curiosità lasciatele nei commenti. Nella descrizione del video vi lascio tutti i riferimenti per andare a vedere questa serratura. Ve la consiglio veramente tanto. Ci vediamo al prossimo video. A presto, Flavio.